Oggi vi faccio vedere come preparare il petto di pollo e i broccoli saltati alla giapponese. Gli ingredienti sono il petto di pollo, i broccoli, il peperone rosso, l'aglio, lo zenzero, il sake, la salsa di soia, la salsa ostriche, lo zucchero, la fecola di patate, il pepe bianco, il sale e qua non si vede ma anche l'olio di riso. Questa è la ricetta da 2 o 3 porzioni. Nella ciotola prepariamo la salsa che useremo dopo. Mettiamo 30 g di salsa ostriche, 15 g di salsa di soia, 10 g di sake. Se non avete il sake sostituite con il vino bianco, ma non sostituite con il sake cinese che ha tutto un altro gusto. 3 g di zucchero e 30 g d'acqua e mettiamo da parte. In un'altra ciotolina mettiamo un cucchiaino di fecola di patate e un cucchiaino d'acqua e mettiamo da parte. Prepariamo un cucchiaino di tritato di aglio e un cucchiaino di zenzero tritato. Abbiamo 70 g di peperone rosso per dare al piatto un colore allegro e va bene anche il peperone giallo e lo tagliamo in modo che diventi 1 o 2 cm di lato. Abbiamo 280 g di broccoli già lavati. Avevano il gambo lungo ma ho eliminato e lo userò per fare la zuppa. Separiamo i mazzi di broccoli e la parte bassa la tagliamo a pezzetti. Invece la parte alta incidiamo con il coltello, come potete vedere, e dividiamo con le mani. Prepariamo l'acqua bollente e mettiamo un po' di sale e lessiamo i broccoli a circa 80%. Controlliamo la cottura ogni tanto con la punta del coltello e devono essere cotti ma anche croccanti. Miscoliamo e mettiamo da parte. L'acqua della cottura possiamo utilizzare per fare la zuppa o per fare il risotto. Abbiamo 250 g di petto di pollo, sono già state tagliate sottili, ma forse anche troppo. Potete preparare con la sua grossezza naturale o metà spessore. Le tagliamo in modo che diventi circa 3 cm di lato. Le mariniamo con un cucchiaino di sake e un pizzico di sale per 1 minuto. Dopodiché aggiungiamo un cucchiaino di fecola di patate utilizzando un colino. Mescoliamo uniformemente. Nella pentola wok antiaderente mettiamo tritato di aglio e tritato di zenzero e un cucchiaio di olio di riso. Va bene anche olio di semi o olio di sesamo. Accendiamo il fuoco al massimo. Quando comincia a sentire il profumo di aglio e zenzero, mettiamo il peperone rosso. Lo saltiamo mescolando. Dopo circa 1 minuto aggiungiamo il petto di pollo. Cerchiamo di disfare fra le fettine e rosoliamo uniformemente sempre con il fuoco al massimo. Meglio non mescolarle subito, le lasciamo un po' ferme e dopo qualche secondo le giriamo. E cerchiamo di rosolare uniformemente sia il peperone rosso che le fettine di pollo. Quando saranno cotti a circa 80%,
Aggiungiamo i broccoli lessati precedentemente. Agitiamo la padella wok e mescoliamo tutti insieme. Mescoliamo bene la salsa che abbiamo preparato all'inizio e la mettiamo nella padella wok. Il fuoco è stato sempre al massimo e mescoliamo bene agitando la padella. Quando vedete che la salsa sta per assorbire completamente, spegniamo il fuoco momentaneamente. Mescoliamo benissimo un cucchiaino di fecola di patate e un cucchiaino d'acqua che abbiamo preparato all'inizio e aggiungiamo nella padella un po' alla volta. Con un'altra mano mescoliamo interno padella. Riaccendiamo il fuoco al massimo e cuciniamo un altro 1 minuto o 1 minuto e mezzo. Così si cuoce la fecola di patate e l'acqua e farà l'effetto mantecato. Alla fine mettiamo il pepe bianco macinato quanto basta. Impiattiamo. Ecco il nostro petto di pollo e i broccoli saltati è pronto. È un piatto salutare dove c'è il petto di pollo che è una carne bianca magra ed è una buona fonte di proteine e i broccoli principalmente contengono la vitamina C, il magnesio e il calcio. Il petto di pollo che è marinato con il sale e il sake e l'abbiamo coperto con la fecola di patate risulta morbido e succoso e va d'accordo con il sapore e la consistenza dei broccoli. La salsa buonissima e mantecata avvolge tutti questi ingredienti ed è piacevole mangiarli con il riso. Questa è una idea di un pasto completo. Abbiamo una tazza di riso con 5 cereali, la zuppa di miso con le patate dolci e i funghi misti. Entrambe video ricette ho già pubblicato precedentemente sul mio canale e attacco il loro link nella descrizione insieme agli ingredienti e le dosi della video ricetta di oggi. Questo video termina qui, se vi è piaciuto potete lasciare un like o un commento per farmi sapere cosa ne pensate. E se non volete perdervi i prossimi video potete iscrivervi al mio canale cliccando sul pulsante iscriviti qui sotto. Chi non mangia la carne sostituite con il tofu oppure con i gamberoni o con i calamari. E chi vuole fare solo con le verdure vi consiglio con le zucchine al posto del petto di pollo, ma non sarà la ricetta vegana perché c'è la salsa ostriche. Ci vediamo presto con la prossima video ricetta. Ciao a tutti!